Avete voglia di un bel pane rustico da preparare in casa in modo semplicissimo? Lo prepariamo con questi pochissimi ingredienti, sarà profumato come il pane di una volta e durerà anche più giorni. Io utilizzo sempre la planetaria in cucina quando posso, ma nulla vi vieta di impastare questo pane anche a mano. In una ciotola, in questo caso io nella ciotola planetaria, voi in una ciotola di vetro, potete mettere la semola rimacinata di grano duro che darà al pane un profumo buonissimo e la farina Manitoba. Aggiungiamo anche il lievito di birra disidratato, potete anche utilizzare il lievito di birra fresco. Ora aziono la planetaria e aggiungo l'acqua piano piano a filo, attendo che l'impasto l'assorba prima di versarla completamente. All'ultimo aggiungiamo anche il sale poco alla volta. Vedete, quando dico che l'impasto si è incordato e si è attorcigliato intorno al gancio, intendo proprio questo, vedete? Adesso l'impasto è completamente staccato dalle pareti della ciotola, la ciotola è pulita e lui gira intorno al gancio, vuol dire che si è incordato, quindi si è formata la maglia glutinica, guardate. Perfetto, l'impasto è pronto. Ha assorbito l'acqua, ha assorbito il sale, metto un goccino d'olio sul piano di lavoro in modo da poter gestire l'impasto, impastare senza aggiungere farina in modo che non si appiccichi, perché la farina aiuta a non far appiccicare, ma praticamente si cambia la dose di farina che c'è nell'impasto, no? Aggiungendo farina, e quindi si asciuga di più l'impasto. Invece in questo modo con l'olio tutto rimane esattamente come prima, la farina è quella, l'acqua è quella, però in più riusciamo a lavorarlo. Questo non è un impasto molto idratato, quelli idratati sono molto più molli e quindi possiamo direttamente fare la pirlatura. Non servono le pieghe in questo caso. Le pieghe le facciamo quando l'impasto è molto più molle e molto più idratato, serve per asciugare l'impasto senza aggiungere appunto anche lì farina o altri ingredienti. Quindi questa è la pirlatura, si prende l'impasto, lembi esterni si portano verso il centro e intanto si ruota. Vedete, mano a mano che compio questo gesto l'impasto diventa bello liscio e intanto gli diamo la forma di una pallina, che è quello che ci serve per poi farlo riposare, lievitare e metterlo in una ciotola, per esempio. Questa è la pirlatura. Poi, una volta che abbiamo formato appunto un cerchio, facciamo questo movimento per diciamo tendere la pasta, farla diventare bella tesa, vedete adesso è una bella pallina tesa. Prendiamo una ciotola, ci metto sempre un goccio d'olio dentro per non farlo appiccicare e la nostra bella pallina pirlata la mettiamo all'interno della ciotola. Copriamo con pellicola. Adesso ci sono anche le cuffiette che si mettono sulla ciotola, tipo le cuffie, avete presente, da doccia, che si mettono in testa per i capelli. Ecco, ci sono quelle proprio alimentari che si mettono sopra alla ciotola se volete evitare la pellicola. 2 ore e poi ci rivediamo. Ora procediamo con la laminazione. È una procedura che si fa per incamerare più aria. Si deve spargere il piano di lavoro con l'acqua, deve essere un piano di lavoro liscio comunque, o in pietra o in plastica, in metallo, non in legno, ecco. E poi, una volta che abbiamo messo la nostra acqua sul piano di lavoro, ci ribaltiamo sopra l'impasto, che deve essere un impasto già lavorato ed elastico. A questo punto dobbiamo tirare l'impasto il più sottile possibile, poi pian piano l'acqua verrà assorbita e scivolerà di meno. Ecco, vedete che adesso sta cominciando ad aggrapparsi un po' al piano di lavoro perché ha assorbito l'acqua, che da una parte serve per farlo scivolare e per aprirlo bene.
Cerchiamo, se possibile, appunto di non bucarlo più di tanto, ma anche se si forma qualche buco non succede niente. Ecco, io di solito faccio dei rettangoli piuttosto grandi, anche 70-80 per 40-50. Ecco, adesso che è così grande, non dobbiamo fare altro che prendere i lati e tirarli verso il centro, in questo modo, gli angoli più che i lati. Riformiamo a questo punto un altro rettangolo, però questa volta un pochino più lungo. Vedete, facendo questi movimenti abbiamo incamerato aria. Ecco. Ora cosa facciamo? Cominciamo ad arrotolare ben serrato l'impasto in questo modo. Tiriamolo un po' e arrotoliamolo. Bagniamoci le mani se è diventato un po' appiccicoso. Ecco, come vedete adesso abbiamo ottenuto un cilindro, ok? Bagniamo ancora un pochino. Cilindro che adesso abbiamo messo in verticale e anche da questa parte andiamo ad arrotolare, così. Cercando appunto di serrare bene senza strappare ovviamente l'impasto. Adesso pizzichiamo un po' per chiudere, in questo modo. Prendiamo un cesto per il pane, questo è 25 x 15. Ci mettiamo dentro un po' di semola, in modo che poi il pane non si appiccichi. Un bel po' di semola, anzi, sia sul fondo che sulle pareti laterali. Allora, riprendiamo il nostro cilindro e con la chiusura verso l'alto lo mettiamo all'interno del nostro cesto da pane. Ecco qua, la chiusura va verso l'alto. E adesso lo facciamo riposare, anzi lievitare nel forno spento per altre 2 ore. Ecco il nostro pane lievitato. Ora delicatamente lo mettiamo sulla teglia foderata con carta forno. Ecco, io ci faccio degli intagli perché altrimenti il pane si spaccherebbe da solo, ma magari anche in malo modo. Invece ci faccio questi intagli qui. E adesso la cottura che avviene nel forno statico. Io ho il forno con gli sbuffi di vapore, quindi i primi 15-20 minuti lascio degli sbuffi di vapore. Se non avete il forno a vapore, mettete un pentolino di metallo sul fondo con dentro dell'acqua, oppure se avete uno spruzzino, ovviamente deve essere uno spruzzino pulito, eccetera, eccetera, ci mettete dentro dell'acqua e spruzzate il forno prima di infornare il pane. 230 gradi per 15 minuti, poi abbassiamo a 200 gradi per 20 minuti e poi altri 15 minuti a 180 gradi. Lo so, è un po' complessa la cottura, ma queste sono le fasi. Una volta cotto il pane, spegnete il forno, lasciate lo sportello aperto e mettetelo in questa posizione, così in alto, diciamo in verticale, vicino alla parete del forno, e lasciatelo completamente raffreddare. Io l'ho già fatto, infatti adesso è tiepido, potete lasciarlo completamente raffreddare o mangiarlo anche tiepido, a me piace così per esempio. Prendiamo un coltello. Il fatto di lasciarlo in verticale vicino alla parete del forno serve proprio per farlo asciugare bene completamente all'interno. Adesso guardate com'è bello croccante. Tagliamo la metà. E guardate all'interno come è soffice ed è anche bello alveolato. Per essere un pane che ha solo 4 ore di lievitazione in totale, mi sembra un bellissimo risultato, guardate.
è ancora fumante. Quindi pane rustico, abbastanza semplice da fare in casa, la laminazione vi divertirà, vedrete. Fatelo e fatemi sapere.